In cosa credi? Io credo ancora nell'umanità e nella solidarietà. Nel lieto fine. Ciao, Ciao. pronti? Sì. Prontissimi. Nome, Annalisa. Andrea, soprannome, Annette. Sberla, età, 33. 32. cosa fai nella vita? Via. Viaggiamo. Il tuo sogno più grande? Trovare il posto dove essere felice. Sì, trovare la felicità. Andrea, non copiare le risposte di Annalisa. Eh, Da quanto tempo viaggi? 6 anni anch'io. Quanti paesi hai visitato? Tanti. Più di 30 credo. Il posto più lontano che avete raggiunto? Nuova Zelanda. E il posto migliore in cui siete finiti? Un'isoletta della Thailandia. Direi che l'India è il posto che più mi prende al cuore. E quello peggiore? Nuova Delhi. Il caos, troppo, tutto. Il peggiore forse ancora dobbiamo visitarlo. Sei più da città o più da campagna? Campagna tutta la vita. Mare o montagna? Un po' e un po'. Non posso farne a meno, né di uno né dell'altro. Vi è mai capitato di perdervi? Sì, ci siamo sempre ritrovati. So che una volta avete rischiato di finire dentro. In Africa, una piccola incomprensione con chi ha timbrato il nostro passaporto. Ma sono bastati $20 per risolvere la situazione. La cosa che vi piace fare di più mentre viaggiate? Mangiare forse. Io amo interagire con le persone del posto. E quella che vi dà più fastidio? I rapporti con le forze dell'ordine diciamo che non sono la mia... Non va bene, sai, non è che ci andiamo a cacciare in qualche guaio. Chi è il più organizzato dei due? Io. Lei, Chi ha più senso dell'orientamento? Io. lei. Il più incazzoso? Dipende dalla situazione. Il più intraprendente? Lui. Sì, penso io. Come vi spostate di solito quando siete in viaggio? I mezzi pubblici del posto. Treni, barche, pullman, Autostop. qualsiasi metodo economico e lento. Come fate a mantenervi in viaggio? Quando viaggiamo lavoriamo anche, cerchiamo di raccimolare più soldi possibile nel minor tempo possibile e poi si viaggia. Che lavori avete fatto? Cameriera, barista, receptionist, contadino, non so come dire, raccoglitrice di frutta, costruzione di mobili. Dog sitter, io faccio il cuoco prevalentemente, e quindi lavoro in cucina. Chi guida di solito quando viaggiate? Lui Solo mi io. lascia guidare, ma solo perché mi lamento di come guida a volte. Una cosa che sai fare bene? Sono molto autocritica, non saprei rispondere a questa cosa. Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Una cosa che sa fare bene? Cucinare, Prendersi cura di me. Una che proprio non ce la puoi fare? usare la tecnologia. Eh, Ma so io, trovare le cose. ma lei le nasconde sempre benissimo. E Sammy? Sei pronto a partire con questi due? Sì, sono nato pronto. Come vi siete conosciuti? Te lo ricordi? Grazie a Fabio siamo diventati amici perché lui ce l'ho presentato e da qui è nata questa amicizia. Cosa fate solitamente insieme? Andiamo in Giappone di solito. Usciamo, facciamo qualsiasi cosa che fanno dei buoni amici assieme. L'ultima volta che siete andati a ballare? Sabato, venerdì sera. L'ultima volta che siete andati allo stadio? Sabato sera. Per che squadra tifate? Lui è Granata, del Toro, io sono Gobbo, della Juve. Annalisa, qual è il vostro progetto? Il nostro progetto è quello di attraversare mezzo mondo e andare tutti e tre in Giappone ad assistere ai Giochi Paralimpici di Tokyo e di portare con noi una nuova disciplina, ossia il paradventuring. Come diavolo vi è venuto in mente? Dillo tu. Perché no? Facciamo un viaggio tra amici, no? Sammy, quando te l'hanno detto cosa hai pensato? Bella. Una bella figata. Di cosa ha bisogno Sammy durante il viaggio? Parecchia attenzione, va curato e va seguito in tutto e per tutto, noi ce la metteremo tutta. Sammy, ce la faranno? Sì. No, non ha dubbi, non ha dubbi. Qualcosa vi spaventa del viaggio? No, è la preparazione più che il viaggio. Una volta che siamo partiti saremo tranquillissimi. Cosa pensate di fare durante il tragitto? Vorremmo visitare delle scuole, delle associazioni, ci piacerebbe incontrare degli atleti paralimpici e più di ogni altra cosa diffondere il messaggio del paradventure. Non sarà che state cercando di farvi pagare le vacanze? Delle belle vacanze facili e rilassanti, sì. Non è proprio la vacanza che uno si può immaginare quella che andremo a fare. Siamo pronti a dare tutto per questa missione che abbiamo. Sarà anche molto faticosa, io penso. Parliamo di paradventuring. Cos'è?
Il paradventuring è la disciplina attraverso la quale un gruppo di persone, amici, con diversi gradi di abilità affrontano le difficoltà e vanno oltre i limiti mentali e fisici, divertendosi e prendendo uno dall'altro. Facci degli esempi di paradventuring. Può essere qualcosa di banale come andare al bar insieme a bere qualcosa o fare attività sportiva, qualsiasi attività che degli amici fanno nella vita di tutti i giorni. Affrontare la timidezza e la vergogna e stare davanti a una telecamera con luci puntate, quindi andare oltre i limiti per portare avanti un progetto a cui si tiene molto. Come il video che stiamo facendo adesso? Come questo video che stiamo girando, dice Semi. È un buon esempio. Di cosa avete bisogno per questo viaggio? Innanzitutto un mezzo per affrontare questa avventura, poi ci serviranno dei fondi per sostenere le spese di viaggio, sostegno morale, non sarebbe male Il durante il sostegno viaggio. sarà la nostra benzina. Abbiamo bisogno di visti, permessi di transito, permessi per il mezzo, documenti speciali che non sono semplicissimi da ottenere. Di una carrozzina per Semi adatta ai fuoristrada, quindi abbiamo in mente di portarlo nei boschi o a fare dei trekking. Però per fortuna a questo stanno provvedendo la Autoboc e le officine Maria Adelaide, che gentilmente ci offrono 2 supporti Quindi vi doneranno delle carrozzine. su misura per lui. Sono molto più intelligenti di questa, hanno la seduta che si può staccare, quindi potremo portare Semi anche a casa di persone dove la carrozzina non entra. Sarà anche molto più agevole per noi spostare Semi e per lui stare seduto magari su un divano con la sua seduta, sperimentare posti nuovi. La sedia che l'officina ortopedica Maria Adelaide e Autoboc hanno previsto per noi prevede l'aggancio di una bicicletta, quindi in pieno stile paradventuring. Potremmo finalmente portare Semi in una scampagnata in bicicletta, cosa che fino ad oggi non ha mai sperimentato. Dove dormirete? Speriamo nel mezzo che riusciremo a trovare. Diteci di questo mezzo, cosa vi serve? Un buon mezzo che ci porti fino a Tokyo. Idealmente dovrebbe essere un camper, ci servirà ad avere un'indipendenza, ci può consentire di non stressarci nella ricerca di una stanza adibita all'accesso dei disabili. Per chi da 17, ribassato, no, magari no. Quindi non avete ancora il mezzo? No, Lo troverete? certo. Ovvio. E se non doveste trovarlo? Partiremo con l'asinello. Da qualche giorno avete lanciato ufficialmente il progetto. Come sta andando? Bene, benissimo. Siamo usciti su un sacco di giornali, andati sul TG nazionale, abbiamo avviato una raccolta fondi che sta già portando i primi frutti, siamo molto contenti. Anche le pagine social, un sacco di persone ci segue, ci supporta. Degli amici hanno organizzato degli eventi, diverse aziende ci hanno contattato perché vorrebbero aiutarci nel nostro progetto e sostenerci. Siete già famosi, insomma. Abbiamo altri obiettivi, dai. Se qualcuno vuole aiutarvi, cosa può fare? Può fare una donazione sul sito di GoFundMe cercando la campagna Semi Around the World, oppure se per caso qualcuno ha un mezzo che ci vuole imprestare o regalare o conosce qualcuno che avrebbe un mezzo da fornirci, si faccia avanti, noi non aspettiamo altro. Stiamo ricevendo l'aiuto di un sacco di persone, compresi voi che ci state intervistando. Ogni piccola cosa che ci viene data a livello gratuito, fatta col cuore, per noi è un aiuto, quindi non possiamo che ringraziare. Come farete a raccontarvi durante il viaggio? Ci racconteremo sui social, faremo moltissime foto, delle stories, che sto allenando. Qualche video. Andrea vorrebbe scrivere un libro e poi ci piacerebbe fare un documentario. Bene, allora iniziamo la sfida. Il più bravo a fare stories. Lui non sa neanche come si fa, dove si trova. Il più bravo a scrivere un post. Semi. Cos'è un hashtag? Cancelletto, no? Cosa vuol dire trend topic? What? Lo sai tu? La vostra migliore faccia da selfie. Quindi nessun problema a raccontarvi online. Qualcosa da dichiarare prima della partenza? Abbiate fede, arriveremo fino in fondo. Attenti a quei due. Semi, hai qualcosa da aggiungere? Occasione? È la sua occasione. Bene, buon viaggio ragazzi. Grazie. Grazie. Buon viaggio, eh?